A che cosa serve la particella C in italiano? Quali sono le sue funzioni principali? Ebbene, lo vedremo insieme, è proprio questo il tema di questa video lezione, che sarà la prima dedicata al pronome C in italiano, parte essenziale della grammatica, ma che crea spesso delle difficoltà. Oggi cercherò di darti una visione generale sull'uso di C. Ciao, io sono Eli e aiuto gli studenti di italiano a parlare in modo sicuro e fluente. Ho scoperto una cosa molto interessante. Guarda qui, il 65% delle persone che seguono regolarmente questo canale non è iscritto. Ora, se i contenuti che pubblico ti sono utili, cioè se ti sto aiutando a migliorare l'italiano, ti chiedo il favore di iscriverti. L'iscrizione al canale è per me fondamentale. È più importante probabilmente di quanto tu possa immaginare. Il fatto di iscriverti mi consentirà di continuare a pubblicare questi contenuti in modo regolare. Se deciderai di iscriverti, ti ringrazio di cuore. E ora cominciamo. Il primo uso della particella C è il cosiddetto C locativo, ovvero il C serve per riferirsi a un luogo o a una posizione. Vediamo alcuni esempi. Vai a Milano? Al mare? Alla festa? Da Mario? In Francia? Sì, ci vado. Puoi trovare la particella C anche all'interno del verbo esserci, cioè il verbo che ci indica la presenza di cose o persone in un posto. Come sai, in italiano esiste c'è, che corrisponde a there is, e ci sono, che corrisponde a there are. Ma vediamo qualche esempio. Ci sono molti bambini. C'è tanto rumore. Un aspetto importante è che prima di si usa C apostrofo, quindi viene tolta la I e al posto della I si usa l'apostrofo. C viene anche usato con il verbo metterci e anche con il verbo volerci. Ricorda che ho parlato di entrambi questi verbi in questa video lezione. Potrai accedere cliccando qui sulla scheda. Ci metto o ci mettiamo un'ora. Ci vuole un'ora. Ci vogliono 2 ore. I verbi metterci e volerci sono 2 verbi pronominali e se vuoi conoscere i 35 verbi pronominali più importanti in italiano, ti consiglio di scaricare questo PDF gratuito. Troverai il link qui in descrizione, ma potrai anche accedere qui sulla scheda. Puoi trovare la particella C anche con i verbi sentirci e vederci. In questo caso C sta a indicare la capacità fisica di sentire e di vedere. Ma vediamo qualche esempio. Non ci sento più da un orecchio. Ci vedi? No, non ci vedo niente. C serve anche per sostituire una parola o frase introdotta dalla preposizione a. Sei andato o andata a ballare? Sei andato o andata a vedere Giulia? Sì, ci sono andato o sì, ci sono andata. Ci si usa anche per sostituire frasi o parole introdotte dalla preposizione su.
Ho molte idee sul progetto, ma non ci lavoro mai. Questo ci sta a indicare sul progetto. E possiamo usare ci anche per sostituire parole o frasi che iniziano con la preposizione in. Credi negli alieni? No, non ci credo. E che cosa succede con la preposizione con? Ebbene, ancora una volta possiamo usare la particella ci, proprio per sostituire una parola o una frase che inizi, che sia introdotta da con. Hai parlato con Marco della questione? No, ci parlerò domani. Questo ci significa con Marco. Poi naturalmente ci sono anche i verbi riflessivi e come sai ci è un pronome riflessivo, quello che corrisponde a noi. Stamattina ci siamo alzati molto presto. Nella lingua parlata ci si usa anche in risposta ad una domanda con il verbo avere e in questo caso diventa c'è. Scusi, hai il passaporto? Sì, ce l'ho. Oggi abbiamo visto gli usi principali della particella ci. Qual è l'uso che ti crea più problemi? Ti chiedo di dirmelo scrivendolo qui sotto, così saprò su quali aspetti in concreto creare delle nuove video lezioni. E se sei arrivato o arrivata fino a qui, ti chiedo di scrivere conchiglia qui sotto. Ho voglia di mare, è per quello. In questo video abbiamo parlato di due verbi molto importanti per esprimere il tempo che una persona impiega per fare qualcosa. Questi verbi sono metterci e volerci. Ecco perché il prossimo passo è proprio di guardare questa video lezione. Trasforma il tuo sogno italiano in realtà. Grazie dell'attenzione, ci vediamo qui, sempre su Italiano con Eli.